Ciao, il video di oggi è dedicato a un tipo di meditazione un po' particolare, da fare esclusivamente in alcune occasioni speciali della nostra vita. Mi sto riferendo all'esperienza della morte, della perdita di una persona a noi molto cara. Ci sono situazioni nella vita di ognuno che non possono essere risolte attraverso i canali della logica, attraverso argomentazioni o razionalizzazioni, né con teorie o con spiegazioni, e né tantomeno attraverso la via della seduzione intellettuale. Sembrerebbe che per certe questioni bisogna entrare con determinati canali, motivo per cui gli argomenti del video di oggi saranno argomenti non tanto per la testa quanto per il cuore. Si tratta di un lavoro, di un procedimento mentale ed emotivo, anzi di un vero e proprio ritiro da fare con se stessi, che prende più o meno una giornata. Tutto quello che dirò in questo video l'ho fatto io in prima persona, su suggerimento di una mia carissima amica, più o meno 15 anni fa, per la prima volta, in occasione della morte di mio padre. E a me fu molto utile, spero che possa essere utile anche a qualcun altro e che possa aiutare a trovare un po' di pace nel cuore. Probabilmente per questa persona hai fatto tutto ciò che hai potuto, le sei stata vicina, l'hai accompagnata e ciò nonostante sei rimasto o sei rimasta triste, addolorata, inconsolabile. È un momento difficile, ma porta con sé anche il dono del senso della proporzione e delle cose veramente importanti della vita. Forse in questi momenti la presenza di questa persona si sente con ancora più forza che nei momenti in cui questa persona era viva. E se così fosse, ti consiglio di fare questo tipo di lavoro, questo tipo di procedimento mentale. Un paio di condizioni previe per poter fare questo lavoro nel migliore dei modi. Il primo è: tieniti libera la giornata, chiudi tutte le cose in sospeso, avvisa chiunque puoi avvisare che questa giornata sarà soltanto per te, e vedrai che è molto complicato, perché normalmente in queste situazioni, soprattutto se è un familiare, ti rendi conto paradossalmente di quanto sei circondato di un mondo di oggetti, di questioni pratiche, burocratiche da risolvere, ma in questo caso dovremo in qualche modo difendere nel migliore dei modi l'inviolabilità e la sacralità di questo momento. La morte è il momento forse in assoluto più importante della vita di una persona, e almeno una giornata per noi vale la pena prendersela. Quindi chiudere con tutte le cose in sospeso, lasciare una giornata libera soltanto per noi stessi, dove le preoccupazioni del mondo ordinario non possano entrare. Nello stesso tempo spegnere il cellulare e ridurre al minimo i contatti con il mondo. Questo se è possibile, se non ci sono chiamate urgenti che state aspettando. Diciamo, se un cellulare da spento fa più rumore che da acceso, allora no, meglio tenerlo acceso, altrimenti preferibilmente spento. Quindi possiamo iniziare ricordando la vita di questa persona. Questa persona, come tutti noi, nella sua vita avrà fatto cose molto interessanti e altre non tanto. Ma in questo caso, in questo lavoro, la nostra attenzione deve rivolgersi soprattutto a quelle cose della sua vita che vale la pena riscattare. La nostra attenzione è posta sulla parte più interessante della sua vita, la migliore. Possiamo provare a ricordarci la sua allegria, la sua bontà, la sua saggezza, la sua forza, situazioni di generosità o di affetto, situazioni che abbiamo vissuto insieme a questa persona, situazioni in cui ci ha protetto o ci ha aiutato, non soltanto a noi ma anche a altre persone. E
per completare questo tipo di riflessione, questo tipo di meditazione sulla vita di questa persona, potremmo farci aiutare anche da racconti di altre persone che hanno conosciuto questa persona quando era bambina, nella sua infanzia o nella sua adolescenza o in altri contesti. Se non lo abbiamo già fatto prima, sì, in questo caso potrebbe valere la pena accendere il cellulare e chiedere a qualcuno: senti, ma com'era da giovane, ma quando si è sposato, quando studiava, cose di questo tipo. Proviamo a recuperare il meglio di questa persona prima attraverso i nostri ricordi e poi attraverso i ricordi e i racconti di altre persone. Dopodiché possiamo aiutarci anche con oggetti, con fotografie per esempio, o filmati. Non vi preoccupate se questo può risultare un po' doloroso, vale la pena fare questo lavoro. Aiutiamoci guardando delle fotografie, della musica, la musica che ascoltava, luoghi che gli piacevano, oggetti significativi che hanno a che vedere con la vita di quella persona, o appunto dei filmati. E nel momento di massima connessione, di massimo contatto con il meglio della vita di questa persona e con questo tipo di frequenza, con questo tipo di sentimenti, di riconciliazione, di affetto, di pace, in questa situazione salutiamola e lasciamola andare, come se gli stessimo permettendo di proseguire il suo cammino. E cosa fare se invece con questa persona è rimasto qualcosa in sospeso o non sufficientemente chiarito quando era possibile, quando era presente in questo tempo e in questo spazio? Bene, in questo caso il mio suggerimento è quello di scegliersi un posto bello che ci piaccia tanto, sufficientemente isolato da permetterci di poter strillare e sfogarci senza vergogna, senza qualcuno che ci ascolta. Io personalmente scelgo posti in cui è presente tanta acqua, ma è un mio gusto personale, che sia un fiume, perché mi evoca l'idea del trascorrere delle cose, di questo continuo e incessante fluire, oppure il mare. Ma credo che è una cosa molto soggettiva, molto personale, quindi scegliete un posto che vi apra il cuore, non importa se siete tristi, ma che vi permetta di entrare in contatto con qualcosa di profondo, che sia pieno di poesia, pieno di bellezza, e iniziate a parlare con questa persona. Se c'è bisogno di gridare, gridate, ditegli tutto quello che avreste voluto dirgli. E non trattenete le lacrime, se c'è da piangere piangete, perché le lacrime non versate hanno un prezzo. Niente di irrimediabile, tutto può essere risolto, ma comunque sempre meglio non tenersi dentro nulla. Lo dico soprattutto alle persone del mio stesso sesso che normalmente, anche se non è una regola, hanno un po' più di difficoltà a lasciarsi andare in situazioni di questo tipo. Questo tipo di lavoro, che è molto più di una semplice catarsi in realtà, può essere fatto in sostituzione del lavoro precedente o precedendo quel lavoro, e cioè prima liberandosi dei pesi di cui bisogna liberarsi e poi cercando di ricostruire il meglio della vita di questa persona. È un lavoro molto interessante, anche perché credo che in definitiva, se mi dovessero chiedere secondo te, Eracle, qual è la cosa più importante nella vita di qualcuno, e dovessi dirlo nel modo più semplice di cui sono capace, è questa: rimanere con buoni ricordi. Un ultimo suggerimento è quello di scrivervi gli eventuali sogni che farete la notte. Dedicheremo un video alla questione dei sogni e a come capirci qualcosina di più, fare in modo che la mano destra sappia quello che fa la sinistra, ma non è ancora arrivato il momento. Tutto qui, nient'altro da aggiungere, salvo il fatto che questo è un tema molto delicato, il tema della morte, perché in qualche modo ha a che vedere
con quelle che sono le credenze di ognuno. Ci sono persone che non credono ci sia nessuna possibilità di trascendenza con la fine delle attività vitali del corpo. Altre persone che credono che ci sia qualcosa di essenziale in ognuno di noi che continua oltre la morte fisica. Altre vedono la trascendenza soprattutto nelle azioni che questa persona ha innescato in vita, che continuano in altre persone e poi in altre, fino a perdere quasi il filo di quel tipo di trascendenza. E infine persone che vedono tutto questo nell'ambito del contesto religioso o spirituale al quale appartengono. Indipendentemente da quale sia la vostra credenza, questo è un tipo di lavoro che potrebbe essere molto utile e portare un po' di pace nel cuore. Tutto qui. Non so se augurarvi buonanotte, buona giornata, perché non so in che momento pubblicherò questo video, ma ad ogni modo chiuderei con uno degli auguri più belli che si possa fare secondo me a una persona, e cioè un augurio di pace con il proprio passato, di forza nel momento presente e di allegria quando pensate al futuro. Ciao!